Ciao e grazie per esserti connesso a questo video. Questo è il mio vlog di Abilmente Milano, ma inizia in maniera un po' diversa dal solito. Di solito faccio un vlog di preparazione alla fiera e poi faccio un vlog durante i giorni di fiera, ma c'è sempre del tempo nel mezzo di cui edito un vlog, lo pubblico e poi vado in fiera. E in questo tempo io faccio altre cose per la fiera. Quindi questa volta ho deciso di riprendermi anche un po' prima della partenza per la fiera, così da poterti mostrare anche gli ultimi passaggi che di solito sono nascosti. Ho stampato 2 bei stack di adesivi che voglio regalare durante i corsi, quindi questi in regalo con i corsi di Rammendo Visibile e questi in regalo con i corsi di Ricamo Moderno. E questi vengono con me a Milano. Hi, in this new video I'll talk about my preparation for Abilmente Milano. It's a bit strange when I get ready between one fair and another. Ho finito il video di preparazione parlando di un nuovo kit a cui stavo lavorando ed è quello che sto ricamando in queste riprese e che ho presentato ad Abilmente Milano, il kit di Small Friend. Lo adoro! È la domenica prima di andare ad Abilmente e io ho terminato quello che vorrei fosse la mia ultima novità, il mio ultimo kit. Lo chiamo Small Friend, quindi piccolo amic, genderless, ed è un piccolo plush a forma di gatto che è completamente ricamato a mano, realizzato in 100% cotone, sia i fili che la stoffa, e appunto può essere utilizzato come stress steamer, come fidget toy, o si può utilizzare come portachiavi mettendo un laccetto dove si desidera. Quindi ho scritto le istruzioni, ho realizzato questo campione che è il secondo, ne avevo fatti un paio d'altri per vedere le dimensioni e il resto, e quindi ieri sono andato a comprare i fili. Palette di colori, bellissima. Quindi ieri sono andata a comprare i fili per realizzarlo e quindi oggi voglio stampare le cartoline, i portafilo con i codici, le quick guide e la copertina per andare su dei sacchetti, e voglio usare dei sacchetti speciali per questo progetto speciale.
approvatissimi, decisamente non approvati. Finito di allestire, ora andiamo a incontrare Chiara di Volume BK che ci ospita stanotte, perché il nostro piano originale era tornare a casa stasera e poi ritornare qui domani mattina, e quindi fare 3 ore al ritorno e 3 ore domani mattina, e lei ha gentilmente detto magari no, quindi facciamo una notte sul suo divano e poi domani facciamo il check-in in Airbnb. Sarà anche vero quello che mi hanno detto, che Fiera Milano è un po' più piccola e praticamente è un grande cubo, ma secondo me come numero di stand non è particolarmente basso, quindi semplicemente ci sono tutti stand un po' più piccoli con metrature un po' più basse, ma il numero di stand mi sembra un numero onesto e non vedo l'ora di andare a buttare un occhio in giro. Ti dà fastidio, lo so che ti dà fastidio. Oppera, eccoci qua. Ah, liberi. Ah, bene. Mi hanno appena offerto un cappuccino e è arrivato Simon che ora sta allestendo il suo stand. Cercherò di dargli una mano. Questa è la metà di Simon dello swap che abbiamo fatto. Io ad Abilmente Vicenza gli ho regalato la mia Archer bag fatta in filati di avanzo e lui invece mi ha realizzato questo sottotegliera con i miei colori. E oh mio Dio, I love this. Per esporre Small Friend in un posto d'onore lo abbiamo letteralmente attaccato con un cucchiaio e lo scotch però funziona, si vede ed è in alto e carino, così anche da distante sei tipo Sono le 11:15, ma gli orari non hanno senso in fiera, quindi sto pranzando adesso perché avevo fame. Mi sono fatto prestare dei cartoncini da Simon per scrivere i corsi che faremo ai nostri tavoli, perché non avevo pensato di portarne, quindi ora scrivo sia il mio che il suo, così li appendiamo assieme alla parete della nostra area corsi e così la gente si avvicina e sa cosa stiamo facendo. Però per diciamo una parte un po' più lunga abbiamo una parte. Puoi tirare un po' di più la colonna. Esatto. I know sometimes life can be tough.
when you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. This is Yeah, I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around, 'cause I know we can make it, yes we can make it if we try, keep on trying. You got it, I believe in you. You got it, I know you got this. You got it, just keep on trying. primo giorno andato, abbiamo fatto una velocissima tappa Lidl dove abbiamo fatto la spesa dei campioni, hummus, banane, tramezzini vegani. Ora doccia, cena e poi dormire. Sono stati giorni abbastanza intensi e finalmente quindi stasera non voglio pensare a niente se non a vedere l'interno delle mie palpebre. Sto approfittando di un momento prima del corso di rammendo per pettinare il cuscino in punch needle che ho fatto da esposizione in fiera e che non avevo ancora pettinato. Bellissimo. Thank you! Ciao! Ciao, scusami. Ma questo tipo di punto Sì, dietro come lo fermi per evitare che si sfili? dipende dall'applicazione. Che corso eccezionale, corso di rammendo super wholesome, c'era proprio un bel gruppo, abbiamo riso, scherzato e tutti hanno apprezzato il rammendo visibile con telaio e alla fine si sono fermati a farmi i complimenti, che è sempre una cosa super carina, non dovuta ma apprezzatissima. E subito dopo il corso sono passate a trovarmi un paio di persone, quindi è passata B-Boards che mi ha portato questa spilla fatta a mano e abbiamo fatto uno swap, quindi anch'io ho dato una spilla delle mie, super cute. No, c'è anche uno stickerino. E poi è passata a trovarmi una mia iscritta al mio mail club a Patreon, che mi ha fatto troppo ridere perché ho detto: ma di dove siete? E mi hanno detto: siamo di Torino. E io ero tipo: ma io sono andato ad Abilmente Torino, perché non ci siamo visti ad Abilmente Torino? Succede. E mi ha portato questo, che scusate ma c'era l'H con la volpina, che dettaglio non è?
E io dico sempre a tutte le persone che passano a trovarmi che io piuttosto che i regali preferisco tipo un disegno, una bella lettera scritta con il cuore, così visto che anche a me piace scrivere le lettere e appunto ho il mail club dove invio ogni mese una lettera, così è come scambiarsi delle lettere, perché voi date delle lettere a me, io invio delle lettere a voi e quindi apprezzo molto molto. E ok, allora abbiamo una cartolina con dietro degli elementi di fiber art timbrati e mi ha regalato i timbri con cui ha fatto gli elementi di fiber art. Super cute. E once again posso dire che le persone, in generale le persone che mi seguono, you slay, siete proprio bravi. Ma le persone che sono iscritte al mio Patreon sono tutte così carine, adorabili, persone che grazie mille. Nonostante sia letteralmente il giorno in cui c'è lo sciopero della metro, quindi arrivare fin qui è stato complesso e ci sono state un bel po' di scale, abbiamo deciso di andare al cinema perché qui a Milano ci sono un sacco di film in lingua inglese e a me piace vedere i film in lingua originale, quindi stiamo andando al cinema. Non era no, anzi, e abbiamo anche avuto strafortuna perché per qualche ragione ci sono tipo i Crazy Days e quindi abbiamo pagato 5 euro il biglietto. Nice. Di solito durante la giornata in fiera e poi la sera cerco sempre di dare riscontro ai messaggi o alle mail di prenotazioni dei corsi, ma questa sera in particolare, anche se sono tornato molto tardi, appena ho guardato le mail ho visto che alcune di queste erano dedicate a ringraziarmi per i corsi tenuti quel giorno e mostrarmi il risultato finito del rammendo e dire appunto che è stato molto interessante e è super wholesome. Sono io che ringrazio voi. Sto preparando i materiali per il primo corso di ricamo di oggi, sabato, e è passata Sissi che dopo ha il corso di rammendo con me e mi ha portato una brioche vegana salata. Io sono tipo, you know me so well. Grazie. Esatto, dovevo fare, la vorrei come mascotte perennemente in tutti i prossimi corsi. Sì, è così, come si chiamano i vostri? Pippo, no! Pezzi, ma sono nomi troppo carini. Zenzero, hai un fan club. Ho appena finito il corso di ricamo, devo iniziare il corso di rammendo, ma qualcuno ha lasciato appoggiato sul mio stand un guinzaglio, penso, quindi sto andando in ingresso al centro informazioni e a lasciarglielo e dirgli, beh, se qualcuno lo chiede, lost and found. Ok, poca euforia, ma Pera mi ha raccontato che mentre io stavo facendo
Perché sono così il buio? Peggio. Tera mi ha raccontato che mentre io stavo facendo il corso di rammendo è passata una coppia in cui lei ha comprato a Vicenza a febbraio, no, a ottobre, scusate, quindi a Vicenza di ottobre scorso, il mio kit da ricamo camomille perché non aveva mai ricamato e voleva appunto imparare. E oggi è tornata e ha detto che ha iniziato a ricamare con camomille, quindi ha imparato a ricamare e ha comprato altri 2 kit e 2 adesivi da ricamo per continuare il suo percorso e imparare altri punti. E io ero... Ora mi manca il secondo corso di ricamo, il terzo corso del giorno e sono super contento perché è passata Chiara e mi ha detto che va a prendermi un cappuccino. Saved! Non ho ancora pranzato, ma è ok, facciamo funzionare questa giornata, let's go! Stai prendendo le mani, Nel non sta video. succedendo niente. Nel video è successo. Allora, è successa una cosa troppo divertente, che ho finito i pezzi di stoffa, che di solito io faccio upcycling, quindi ho dei tovaglioli che ho trovato al mercatino dell'usato, che ho ritagliato in piccole pezze e che uso per chi non porta un capo a cui fare upcycling e li faccio ricamare durante i corsi di ricamo direttamente sul pezzo di stoffa. E li ho finiti perché tante persone si sono iscritte in fiera invece che prima della fiera e quindi avevo preparato pezzi in più ma non abbastanza a quanto pare e per fortuna una delle mie corsiste è andata a comprare questa stoffa azzurra in cotone da uno stand molto carino, spagnolo, di tessuti per patchwork, quindi aveva preso appunto il fat quarter, quindi il quadrato, e quando ho detto guarda posso chiedertene un pezzettino, lei era tipo Tesa prenditela tutta, gentilissima, grazie se stai guardando, e quindi mi ha permesso di prendere tutta la sua stoffa che altrimenti sarei andato a comprare perché appunto mi serve sicuramente anche per i corsi di domani e quindi ho preso questa bellissima forbice verde in prestito, anche se vorrei non riconsegnarla più, dai miei vicini di stand e ora sto finendo di tagliare le righe in quadratini così che anche domani i corsisti, se hanno dimenticato stoffa o se se ne aggiungono durante la giornata, hanno un pezzo di stoffa da ricamare. E questi sono i rischi del mestiere, quando appunto speri di poterti preparare al meglio, soprattutto quando fai una fiera da distante come per me in questo caso, cerchi anche di portare materiali in più, però il bello della gente che si iscrive prima ai corsi è proprio che ti permette di prepararti e quindi grazie mille a tutte le persone che partecipano ai miei corsi, un grazie in particolare se si iscrivono prima perché così sono preparato. 4:30 di pomeriggio, pranzo. Euforico che qualcuno abbia preso il mio consiglio e quindi mi abbiano portato una letterina con indirizzo di ritorno, però sì, così potrò anche rispondere alla letterina. Ah, che cosa carina! Oh mio Dio! Ok, scusa, excuse me. Allora, adorabile, foglia di ginkgo fatta a maglia. Oh mio Dio, io non ho le capacità di fare queste cose. Perché voi siete così talentuosi? I love you. Ma questo cosino, orsetto di lana cardata e se invece la tela è troppo larga. oh no! No! Oh mio Dio, ok, ha scritto delle cose troppo carine. Ok, queste sono io versione gnomo. Però è la Sono io e lo ha disegnato Carabattola su Instagram con l'underscore prima e l'underscore dopo. Quindi se vi piace questo disegno andate a seguire Carabattola e excuse me Miss Carabattola, you slay. Silvia, grazie mille. Ora mi leggo la letterina e poi rispondo. Attenzione, informazioni
Attenzione! Assolutamente chiusura normale di un sabato ad Abilmente. Ho deciso di andare alla Mecca, la visita alla Mecca, cioè a visitare Volume BK, che è la libreria di cui parlo sempre in ognuno dei miei vlog di Abilmente. Sono grandemente euforico perché ho trovato, nonostante sia entrato letteralmente 5 minuti dalla chiusura, mi sento un po' male, odio entrare a poco tempo dalla chiusura, ma sono stati super super gentili, e ho trovato Per aspera ad Astra di Lorenzo Fonda, che è una bellissima graphic novel che devo ancora finire di leggere. L'avevo presa in biblioteca, l'ho iniziata, ho pianto tipo 10 volte. Perché parla di un lutto, una storia molto personale, e quindi mi stava piacendo moltissimo e ho deciso di comprarla e finire di leggerla con la mia copia. E ho trovato il vinile di Pacific che, oh my god, io penso di averlo cercato una quantità imbarazzante di tempo e sono contentissimo. Haul pazzesco fatto in 5 minuti. Libreria straordinaria, sono super contento di esserci andato. Avrei ovviamente voluto passarci dentro tipo 3 ore, ma that's alright. E sabato è finito, quindi ora ceniamo con le focaccine prese all'S lunga, doccia, nanne, e domani è l'ultimo giorno. Not much writing love songs. Hell, I never even tried. Giorgio ha portato le brioche per tutti, quindi io sono appena andato a prendere il caffè e ora facciamo colazione. I run back to you. Ok, ora puoi dire tutto quello che vuoi. No, dato quello fai. Si tolgono tutti gli uncini e si cuce, e se volendo si possono cucire anche i lati nel momento in cui si è fatto l'uncino. In ogni caso se ci fosse un buco lo farei direttamente. Wildfires burning and they're packing up for war. Sara di Volume BK mi ha portato i biscotti della fortuna alla fragola. Nel mio c'è scritto Love is the best gift, but chocolate is a close second. Love at first bite. C'è scritto in danese. Anche qui c'è scritto in danese. Tipo bruciato dal sole. Ah, Straw Baby! È passata a trovarmi un'amica con cui facevamo cosplay assieme tipo 10 anni fa, e lei vive a Milano, quindi quando ha saputo che venivo ad Abilmente Milano ha detto oh my god, è la volta buona che ci rivediamo, e mi ha portato un regalino. Excuse me. How cute! E mo lo apro se ci riesco, perché vorrei tenere la carta, ma allo stesso tempo vorrei strappare la carta. Ok, condividiamo entrambi la passione per il Giappone, quindi questo è un libro giapponese sulle combinazioni di colore e l'ho visto un casino utilizzato sia per le illustrazioni che per il design, e secondo me bellissimo, mi mancava, sono stracontento e non vedo l'ora di provare a usarlo, perché appunto l'idea è che puoi aprire una pagina qualsiasi e vedendo i colori che escono dire ok, proviamo a fare qualcosa con questi colori. Grazie Arianna! Before the sunrise on another working day, trying hard to hold tight
Guarda che, ma super, poi bellissimi colori tra l'altro, posso anche, sì, guarda che storia, bellissima, che lavoro. Ho detto no, guarda, ho detto la devo fare. Penso che le sto facendo un'altra. Sto preparando il corso di ricamo, ma è passata a mostrarmi la sua Archer bag fatta un po' a maglia, la parte del corpo, le istruzioni, e poi ha fatto a uncinetto la parte della chiusura, diciamo, super super bella, e mi ha regalato un pomodoro puntaspilli, perché sa che mi piacciono i pomodori? Super cute, grazie mille. E come le ho detto, e spero se stai guardando questo video, come ti ho detto, aspetto il tuo progetto su Ravelry. Stavi filmando? Ovvio. Cioè, A saperlo provavo a sputarla da più lontano. Si vedeva? immagino di sì. No, sì, può essere. Girami un po' di tempo. Sono stati 5 giorni molto intensi, ma ce l'abbiamo fatta. È stato super interessante, bellissimo, meraviglioso, fantastico incontrare tante persone e sentirsi dire «Ehi, io guardo i tuoi video, io ti seguo, io ho visto questa cosa che hai fatto», e mi dimentico sempre, sai, fare questo ha un impatto sulle persone e grazie se hai avuto modo di passare a trovarmi, se hai scelto di supportarmi comprando una mia creazione o semplicemente se stai guardando questo video. Quindi spero di vederti alla prossima e ora smonto tutto. Anch'io, zio.